Al enfrentarnos al destino, siempre esperamos lo mejor, pero deberíamos prepararnos también para lo peor. ¿Eh? Ah, las chicas del cable? Non ti seguo. Sto guardando la serie di Netflix Las chicas del cable in spagnolo. Sto provando a impararlo, ma è un po' difficile così. Sai, mettere pausa ogni volta, cercare le parole sul vocabolario e ripetere quello che loro dicono. Prova con un'estensione. Le extension, come quelle per i capelli? Non proprio. Quelle per i browser. Puoi parlare italiano? Le estensioni sono delle cose che puoi attaccare al tuo browser, come Google Chrome per intenderci, per renderlo più potente, per dargli delle funzioni, delle caratteristiche in più che prima non aveva. La cosa bella delle estensioni, poi, è il loro essere quasi completamente gratuite. No, io la mia roulotte l'ho pagata 10.000 euro. Esistono estensioni per qualsiasi obiettivo e scopo, ma in questo video ci concentreremo su quelle utili per imparare le lingue straniere, in una maniera più facile, più interattiva, più divertente. Questo video casca a fagiolo. Aspetta, vado a prendere la penna e il quaderno per prendere appunti. Prima di continuare con il video, sapete chi ha anche un'estensione? NordVPN, lo sponsor di questo video. Quando navighi su internet pensi di essere protetto, ma in realtà, se la connessione non è sicura, chiunque potrebbe vedere ciò che fai. Se i siti a cui ti connetti non hanno una protezione, cioè questa sigla qui, potresti facilmente diventare vittima degli hacker. Ma l'estensione di NordVPN per Chrome, Edge e Firefox è pronta a salvarti, criptando i tuoi movimenti. Quindi, anche se usi siti poco sicuri, tu sei totalmente protetto. Devi semplicemente fare un abbonamento a NordVPN, scaricare l'estensione per il tuo browser, cliccare sull'estensione e accedere al tuo account NordVPN. Con 2 clic puoi scegliere un server di un paese specifico, quello che preferisci. Ovviamente avrai anche la possibilità di accedere a tutti quei siti visibili solo in quel paese, che altrimenti non potresti visualizzare, come i siti web di canali TV e giornali. Cosa aspetti? Tra l'altro, usando il codice coupon LERNAMO e il link che trovi in descrizione, riceverai uno sconto esclusivo che ti permetterà di abbonarti a NordVPN con circa un paio di euro al mese e la garanzia soddisfatti o rimborsati. Cosa stai aspettando? Usalo e dormirai sonni tranquilli. Cominciamo subito con la prima, Language Reactor. Questa è sicuramente la più popolare e la più utilizzata tra le estensioni presenti in questa lista. Molti di voi sicuramente la conosceranno già, ma non potevo non inserirla nella lista delle estensioni più utili per imparare le lingue straniere. Io non la conoscevo, appunto, e tra l'altro questa è proprio utile per te, Anna Grazia, visto che tu ami guardare video, film, serie TV. Infatti funziona molto bene con YouTube e con Netflix. Ma dai! E cosa fa? Cosa fa? Allora, immagina di essere su Netflix, no? E decidi di iniziare a guardare un nuovo episodio di Las chicas del cable. Questa estensione potenzia il tuo Netflix, offrendoti, per esempio, doppi sottotitoli. In che senso, scusa? Sottotitoli in 2 lingue, allo stesso tempo.
sfruttando chiaramente il catalogo di Netflix e le lingue disponibili sulla piattaforma. Quindi, per esempio, nel tuo caso avresti sottotitoli in spagnolo, quindi quelli originali, e sottotitoli in italiano, che è la tua lingua. Quindi, in modo completamente piacevole, e cioè guardando un film o una serie TV, avrai l'opportunità di imparare parole nuove, ma soprattutto in contesto scoprire come si scrivono e come si pronunciano. E se io volessi sottotitoli in spagnolo e in inglese? Beh, potresti avere più confusione, ma certo, puoi farlo. Sei tu a personalizzare i comandi con le estensioni e ovviamente queste stesse identiche funzioni valgono anche per i video su YouTube. Non è finita qui. Vuoi sapere un'altra figata? Se stai leggendo un libro o il testo di una pagina web nella lingua che stai imparando, puoi importare il testo su Language Reactor e l'estensione aggiungerà una traduzione automatica del testo e, se vorrai, lo leggerà per te con una voce super realistica. Wow! Ma passiamo alla seconda estensione che sono sicura sarà molto utile per tutte le persone che leggono. Anna Grazia, tu leggi? Sì, dai, diciamo di sì. Leggo sempre Vogue. Ok. In ogni caso, voi Lernamici, se siete dei lettori piuttosto che degli spettatori, allora ReadLang è l'estensione che fa al caso vostro. Dimmi, cosa fa? In poche parole, rende più facile leggere il testo di una pagina web nella lingua che stai imparando. Una volta scaricata l'estensione, ti basterà aprire una qualsiasi pagina web nella lingua straniera e cominciare a leggere. Quando incontri una parola o un'espressione che non conosci, puoi cliccarci su e scoprire la traduzione. Questo, secondo me, è molto utile perché ti aiuterà a imparare tantissime nuove parole in contesto, e cioè nelle circostanze in cui normalmente appaiono nella lingua. Non male! Infatti ogni volta che leggo Vogue non mi va di mettermi a cercare le parole che non conosco sul vocabolario di carta, ma neanche su quello online. È un po' noioso. ReadLang lo sa, ma non è tutto. ReadLang è molto intelligente e quindi va a salvare tutte le parole e le espressioni che tu sei andata a cercare, di cui tu sei andata a vedere la traduzione, e le salva in contesto, cioè insieme alla frase in cui si trovavano. In questo modo le avrai tutte insieme e sarà molto più facile rivederle, ripassarle. Che intelligente! Così dopo posso creare le mie proprie flashcard. Infatti puoi crearle direttamente con ReadLang. Ci sono delle flashcard già pronte, insieme a una serie di testi, video e molti altri contenuti suddivisi per contenuto, lunghezza, difficoltà. E l'estensione funziona anche con YouTube. I sottotitoli del video vengono automaticamente evidenziati quando le parole vengono pronunciate. E puoi fare la stessa cosa anche lì. Cliccare sulla parola di cui non conosci il significato per vedere la traduzione. Davvero, ReadLang è un'ottima risorsa e pensate che supporta circa 500 lingue diverse. Ma ha un difetto questa estensione? Perché sembra proprio di no. Un paio forse, ma piccolissimi.
Innanzitutto sembrerebbe che non funzioni con Facebook. Ah, vabbè, tanto non lo apro mai Facebook. Tutto qui? E poi funziona benissimo con le lingue che utilizzano l'alfabeto latino. Quindi se vuoi imparare una lingua che è un po' diversa, che usa un alfabeto diverso, probabilmente devi cercare altre risorse. Vabbè, tanto per lo spagnolo funziona. Ok, ma non esisti solo tu con i tuoi bisogni, eh? E adesso vediamo un po' come funziona Gloss. Addirittura! Come funziona? Tutti lo sanno come funziona il gloss. Si mette così. Ma no, non quel gloss, l'estensione. Anche l'estensione gloss ha un principio molto simile a quello che abbiamo appena visto. Permette insomma di scoprire il significato di parole ed espressioni mentre stai leggendo il testo di una pagina web nella lingua straniera. E lo fa utilizzando Google Translate. Però c'è una differenza rispetto al Readlang. Infatti, ogni volta che apri una pagina web su Chrome, l'estensione va a evidenziare in rosso, in anticipo, una serie di parole ed espressioni. Ah, cioè lui lo fa in automatico? E come fa a sapere le cose che non so? Sì, generalmente seleziona automaticamente quelle parole, quelle espressioni che pensa possano essere più utili e più interessanti da imparare. Inoltre, puoi anche ascoltare la pronuncia di una parola o di un'espressione semplicemente passandoci sopra il puntatore. Figo, no? Sì, niente male. C'è lo spagnolo? Sì, sono disponibili circa 30 lingue, tra cui spagnolo, ma anche francese, tedesco, latino, italiano, giapponese, cinese, russo, eccetera. E Toucan è la prossima estensione sulla lista. Oddio, adoro completamente il logo di questa estensione, è carinissimo! Ma dimmi di più, cosa fa? Anche con questa estensione potrai fare quello che abbiamo visto con Readlang, riguardo insomma le pagine web e le traduzioni di parole ed espressioni. Ah, vabbè, niente di nuovo insomma. In realtà, sì, il tucano diventa subito il tuo migliore amico. Impara a conoscerti e inizia a capire come tu impari. Quindi va già a tradurre per te una serie di parole ed espressioni chiave che pensa possano servirti. Le legge per te, se lo desideri, e man mano che il tuo livello cresce, lui se ne accorge e quindi va a evidenziarti tutte quelle espressioni e quelle parole che sono più avanzate e più appropriate al tuo nuovo livello. Se poi vuoi ripassare le cose che non conoscevi per vedere se le hai imparate, puoi giocare ai minigiochi disponibili e metterti alla prova. Poi mantiene sempre molto alta la motivazione, tenendo traccia dei tuoi progressi, valutandoli e regalandoti dei premi quando te li meriti. È sempre bello vincere premi. E infine, l'ultima estensione è perfetta per tutte quelle persone che utilizzano Anki o Memrise per ripassare tutte le flashcard, quindi tutte quelle parole e espressioni che non conoscono. Quindi se tu sei tra queste persone, l'estensione Fluent Cards Dictionary è quella che fa il caso tuo. Spiega meglio. In pratica, quando stai leggendo un testo, sempre nella lingua che vuoi imparare, se trovi un'espressione o una parola che non conosci, puoi cliccarci su e andarla a cercare su un dizionario online con un semplice click. 2 click, mi dicono.
Sì, 2 clic, ma in ogni caso l'idea è che è molto semplice. Dopo averla cercata, l'estensione la salva insieme al contesto in cui appare. Così la ritroverete insieme alle altre vostre flashcard dell'estensione. Poi, se lo desiderate, potete facilmente esportare la lista che avete accumulato sull'estensione e andarla a inserire direttamente sul vostro Anki o Memrise per ripassarle come siete abituati a fare. Insomma, accumulate parole, espressioni altrove e poi le trasferite sul vostro sito di flashcard di fiducia per ripassarle. Ah, questo è molto comodo per non farlo ogni volta manualmente. Esatto. Grazie comunque, grazie davvero. Sicuramente le comincerò ad utilizzare per il mio spagnolo. Ma adesso torno a vedere l'episodio perché Carlos sta per scoprire tutto. Ah, mamma mia. Ciao. Bene, io spero che con queste estensioni voi possiate imparare molte nuove parole ed espressioni in italiano o nella lingua straniera che state studiando. Spero che vi siano utili e fatemi sapere nei commenti se le conoscevate o se ne conoscete di altre che possono essere utili agli altri Lernamici per imparare l'italiano. Se poi volete conoscere delle serie TV italiane per praticare il vostro italiano e quindi imparare tantissime nuove parole e espressioni, non dimenticate di guardare il video in cui ve ne consiglio diverse. Lo trovate come sempre in alto nella card o giù nella descrizione. Se il video vi è stato utile, vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e se volete la dose quotidiana di contenuti in italiano, non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok. Lì ci sono tanti altri contenuti e non dimenticate anche di seguirci sul canale Telegram. Con questo è tutto, io vi saluto, vi aspetto nel prossimo video.